Ciao a tutti. Il pensiero magico sta a indicare un determinato sistema di pensare di narcisisti e di psicopatici, ma è anche tipico in vari periodi dell'infanzia e dell'adolescenza. Tale pensiero magico dà la certezza al narciso che qualsiasi iniziativa intraprenda, anche la più pericolosa e senza dubbio destinata a fallire, sarà in realtà un successo. La stessa cosa vale in caso di tradimento, per le menzogne, in caso di furto e nel non rispettare il codice della strada. Nessuno potrà mai sospettare di lui poiché si sente unico e speciale. A dire il vero, non è un pensiero magico, bensì perverso e deviante. Mi spiego meglio. Il narcisista pensa che anche se tradisce, tanto non verrà mai scoperto, anzi sarà perdonato. Oppure, anche se mente o ruba, nessuno se ne accorgerà. Oppure, anche se la guida va contro il codice della strada, non gli accadrà mai nulla. Oppure, anche se utilizza il denaro per andare con donne di facili costumi, potrà dire che ha dovuto far fronte a delle spese straordinarie. Oppure che farà sicuramente carriera in campo lavorativo, perché è così che deve andare. Oppure che nella vita sarà sempre il numero uno. Tutto ciò fa comprendere che questo modo di falsificare la realtà è sempre volto all'intenzione di fare del male agli altri, assumendo comportamenti alquanto ingannevoli. Il pensiero magico del narcisista è bloccato in una realtà alquanto infantile, che lo fa sentire onnipotente. Ma scopriamo nel dettaglio a che cosa è connesso il pensiero magico. Al parlare indiscretamente e malevolmente sul conto di qualcuno. Al tradimento, continuerò a tradire, ma non accadrà nulla di tragico. All'illecito, non mi prenderanno mai. Al disorientamento, non so chi sono e cosa desidero dalla vita, ma non importa, tanto sono speciale e quindi andrà sempre come deciderò io. All'ossessione, ce l'hanno tutti con me, ma non mi interessa, non potranno mai farmi nulla poiché sono intoccabile. All'odio omicida, posso commettere qualsiasi crimine, tanto non riusciranno mai a raccogliere prove contro di me. Alla menzogna patologica, posso omettere la verità tutte le volte che desidero farlo, tanto non riusciranno mai a smentirmi. Al capro espiatorio, confermerò sempre che la colpa è degli altri, tanto non sospetteranno mai di me. All'edonismo, tutti mi trovano bello e interessante. Al togliere tutto ciò che voglio a chiunque entri a far parte della mia vita. Ma come se non bastasse, Narciso arriva al punto di percepirsi invisibile dinanzi ai suoi nemici e ai poteri del male assoluto. Tutto ciò è pura follia. Il Narciso è assolutamente immerso nell'utopia di grandezza ed è profondamente convinto che ogni sua azione sia di grande aiuto all'umanità. È alquanto sicuro di essere inattaccabile sotto ogni punto di vista, tanto da sentirsi al di sopra delle critiche, del controllo e delle punizioni. Lui si percepisce all'interno di una bolla magica dove verrà sempre protetto e prodigiosamente salvato. Da precisare che i pensieri irrazionali vengono evidenziati in situazioni di psicosi, di delirio e di schizofrenia. Effettivamente la personalità del narcisista è quella che più di ogni altra si accosta alla psicopatia. In ambedue i casi vi sono un'assoluta assenza di empatia, di rispetto, di morale e di costanti comportamenti manipolativi. E quando il narciso sconfina nella psicopatia arriva anche a commettere gravi azioni criminali. La narcisista donna e il narciso uomo andranno sempre alla ricerca di persone con le stesse caratteristiche del loro genitore di attaccamento, esattamente quello che lo hanno maltrattato, e il loro scopo sarà quello di fargliela pagare.
La vendetta verrà attuata nello stesso modo in cui è stata subita, ovvero il bambino o la bambina ama la madre o il padre, ma nel contempo viene mortificato o abbandonato. Ecco comportarsi nella medesima maniera con la preda. Quindi dapprima il love bombing, poi la svalutazione e in seguito lo scarto. Questa è la classica vendetta emotiva e sentimentale dei narcisisti. E lo schema narcisistico continuerà all'infinito, sempre a svantaggio del prossimo. E tu che cosa ne pensi del pensiero magico del narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.